Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video, come al solito dedicato alla fotografia di ritratto, e come avrete intuito oggi torniamo a parlare di illuminazione con prodotto della G1, azienda ben nota soprattutto per chi ovviamente è videomaker, che magari utilizza proprio i gimbal di questa azienda che da circa un anno si è proprio lanciato in questo vasto mondo affollato di illuminazione per quanto riguarda proprio illuminatori a luce LED, e lo fa con un nuovo prodotto, e lo fa con il G200. Questo illuminatore è decisamente potente perché può raggiungere i 300 watt di assorbimento, e quando l'assorbimento è decisamente così elevato vuol dire anche che abbiamo tantissima luce. Poi noi, come al solito, andiamo a fare alcuni test, andiamo a misurare i reali lux che può ovviamente erogare questo prodotto, quindi seguimi con attenzione, ok? Prodotto decisamente interessante, come sono anche gli altri prodotti che ti ho portato sempre di questa azienda. Non è un video sponsorizzato. Il primo prodotto che ha proprio lanciato questa azienda è la stick light da 100 watt, decisamente potente, perché stick light potenti così ovviamente neppure al giorno d'oggi li trovi. Comunque trovi tutto quello che ti sto dicendo, un video dedicato. Il modello poi illuminatore portatile che in questo momento mi sta facendo da backlight da 60 watt. Il fratello minore di questo G200, il G100, decisamente molto utile, portatile, che può funzionare anche con batterie V-mount o con la batteria proprietaria, prodotto che io ho utilizzato moltissimo questa estate, mi è stato molto utile, e oggi ti porto il prodotto praticamente attualmente più potente della line-up della G1, il Molus G200, che ha un'erogazione di 200 watt di media, ma può raggiungere anche i 300 watt, e ti farò vedere tutto nel video di oggi. Nella confezione troverai ovviamente anche una comodissima valigetta rigida in nylon, può decisamente tornare utile, dove al suo interno c'è il Molus G200, eccolo qua, lo stai vedendo, il suo alimentatore, il ballast cosiddetto, che è decisamente importante perché innanzitutto ti permette proprio di modificare la temperatura del colore tramite il dimmer e anche la potenza, ed è ovviamente essenziale. Deve essere raffreddato, quindi troviamo anche una bella ventola che lo va a raffreddare, come troviamo anche una ventola che va a raffreddare il LED di questo nuovo G200, ok? Comunque adesso andiamo a fare la prima installazione, ti darò ovviamente più informazioni, quindi seguimi con attenzione, e dopo ovviamente ti parlerò anche dei prezzi di questo nuovo prodotto della G1. Jin? Yeah, perfect. You pronounce it more right than 90% of our own stuff. Yes. Zhi means wisdom, and Yun means cloud. Allora ragazzi, ho appena assemblato, operazione che ti porterà via 30 secondi, non di più, questo nuovo G200, ok? G200 presumo stia per i watt, anche se lui può raggiungere i 300 watt, anzi 330 di assorbimento, attivando la modalità boost, che può essere decisamente interessante. Quindi avere più luce per creare delle scene decisamente particolari. Diciamo che se lo andrei a utilizzare alla massima potenza con l'assorbimento di 200 watt, secondo me va più che bene. Ovviamente se hai bisogno di più potenza adesso ti faccio vedere cosa devi fare, ok? Dico subito che questo lo andrei a utilizzare solamente quando sei in studio, indoor, dove praticamente hai la possibilità di collegarti alla presa domestica di casa 220-230, a meno che tu non sia possessore di una power station. Ma le power station, sapete bene, sono decisamente ingombranti e soprattutto pesanti. Poi se sei uno che ti occupi di produzioni video decisamente importanti, sai benissimo che è decisamente molto utile, e quasi sicuramente già ce l'hai. Quindi torniamo a noi. Con tutto quello che ti ho fatto vedere che hai in dotazione, praticamente hai due cavi. Abbiamo il ballast, che praticamente è a tutti gli effetti un alimentatore, chiamiamolo così, con una ventola decisamente molto ampia perché ha un diametro bello grande. Se vedo bene credo si aggiri attorno a 100 mm, quindi 10 cm, quindi raffredda parecchio. Abbiamo una bella griglia cromata che dà un aspetto, per quanto riguarda il design, molto piacevole, e abbiamo due dimmer, ok? Due dimmer che ti permettono di regolare la potenza da 0 a 100 e la temperatura, che può essere modificata dal momento che, ricordiamo, questo G200 è bicolor da 2007 a 6005. La particolarità che hanno tutti i prodotti della G1, con i dimmer hanno praticamente la possibilità di avere dei preset per quanto riguarda le impostazioni della potenza e della temperatura colore.
dando un colpetto lo vai a pigiare, andrai a aumentarla del 10%, ok? Può tornare utile se devi fare delle piccole modifiche. Stessa cosa per la temperatura colore. Tra l'altro questo ballast ha questo laccetto in silicone che ti permette di appenderlo proprio allo stativo, ok? Poi abbiamo ovviamente il cuore di questo illuminatore, eccolo qui, vedi è molto compatto, è inserito in questo momento il riflettore che trovi in dotazione, attacco Bowers Mount, puoi ovviamente utilizzare qualsiasi modificatore di qualsiasi dimensione, abbiamo il tasto per sganciarlo e l'operazione si fa in modo decisamente molto veloce, molto bello per quanto riguarda il design, ma Zhiyun, come ben sapete, ci ha abituato con cose molto belle, specialmente nell'ultimo periodo, ok? Allora, qui praticamente voi dovete solo fissarlo allo stativo e poi tutto quello che riguarda proprio la potenza e la temperatura colore lo farete direttamente dal ballast oppure anche dall'applicazione. Però dal momento che è un semplice, tra virgolette, illuminatore CCT, è decisamente molto più pratico fare tutte queste modifiche da proprio questo ballast, ok? Allora, adesso lo vado ad accendere e lo porto alla massima potenza. Innanzitutto portate pazienza perché adesso, dal momento che io non ho nessun operatore dietro la fotocamera per regolare in tempo reale proprio l'esposizione, voi vedrete quasi tutto bianco, ma giusto per farvi vedere la potenza, ok? Quindi lui adesso è già al massimo della potenza a 5500 gradi Kelvin. Per voi non cambierà molto, però pigiando i due dimmer contemporaneamente vado praticamente a portarlo alla massima potenza e volevo proprio verificare se le ventole cominciano a fare rumore. Allora, per il momento il rumore che producono è abbastanza valido, anche se abbiamo dei microfoni non dà fastidio. Ecco che comincia a girare decisamente di più, anzi ve lo faccio sentire, soprattutto quella del LED, ok? Ovviamente quando andrete a attivare proprio la potenza massima di 300 watt. Allora, voglio misurare questa potenza e lo facciamo con questo esplosimetro della Sekonic, che è decisamente molto affidabile. Andiamo a misurare i lux proprio in tempo reale e vi dirò se la potenza dichiarata da Zhiyun è vicina a quella che andrà a rilevare l'esposimetro. La vado a fare questa misurazione con la parabola appositamente perché ti dà il miglior risultato e a occhio e croce lo faccio a 1 metro di distanza, centimetro più, centimetro meno non cambia tanto, ok ragazzi? Questo dovrebbe essere più o meno 1 metro, andiamo a spegnere, grazie di aver portato pazienza e vi faccio vedere che le misurazioni che abbiamo appena rilevato sono molto vicine a quelle dichiarate da Zhiyun. Colgo anche l'occasione di farvi vedere e farti capire, soprattutto per tutti coloro che sono nuovi nel mondo della luce LED, come in 5-4 anni le cose sono decisamente cambiate, ok? Adesso tra le mie mani vedi questo vecchio illuminatore, vecchio si fa per dire perché io lo utilizzo ancora, FV 150 della Godos, ok? Che come scorrimento si avvicina ai 200 watt, quindi praticamente molto inferiore rispetto a questo e come vedi le dimensioni sono decisamente, praticamente non dico dimezzate, anche di più, e soprattutto il peso. Però stiamo parlando di un prodotto di 4 anni fa, che tra l'altro questa è una particolarità che me lo fa tenere proprio perché questo LED può lampeggiare come un flash. Cosa vuol dire? Che la potenza che ha nel momento in cui lampeggia viene moltiplicata per 15 quasi, se ricordo bene, quindi mi dà una potenza molto elevata. Mi spiace che poi tra l'altro la Godos abbia abbandonato questo progetto perché secondo me era una cosa che poteva essere decisamente molto interessante anche nel 2024. Comunque, giusto per farti vedere le dimensioni come sono cambiate, e se vai a vedere questo video che ti lascio qui sopra nella descrizione, un video girato 4 anni fa, forse anche 5, dove utilizzavo un illuminatore da 330 watt, proprio come questo, che praticamente era gigantesco. All'epoca era anche una cosa normale, pesava tantissimo, ballast decisamente enorme e utilizzavo un modificatore anche abbastanza ingombrante da 120. All'epoca utilizzavo non spesso questo genere di luce perché era decisamente complicato muoversi, specialmente quando lo fai da solo, però
secondo me la semplicità che ti dà il LED in certe situazioni rispetto proprio al flash, specialmente quando la modella cambia di postazione e deve fare parecchie cose, capisci bene che non hai il tempo materiale sempre di stare lì a prendere l'esposizione con il flash, ok? E quindi utilizzare un LED alle volte ti velocizza proprio il lavoro. Provare per credere. Io sinceramente da parecchi anni, quando devo fare delle foto, utilizzo foto ovviamente indoor, utilizzo molto di più proprio questi illuminatori. Adesso poi che sono diventati decisamente meno ingombranti, come questo Molus G200, le cose sono decisamente cambiate quando ovviamente parliamo di potenza. Poi ci sono tutti quelli che ti ho fatto vedere che hanno un assorbimento decisamente inferiore, come il modello sempre della G1 da 60 watt, il Molus 100 che è portatile, che ha una batteria che è già incorporata, ricaricabile, che ti dà una buona autonomia, insomma prodotti decisamente molto validi. E poi per quanto riguarda il prezzo, ragazzi, allora se tu calcoli bene il prezzo di 4 anni fa proprio del prodotto che ti ho appena accennato, della Nice Photo, all'epoca costava poco meno di 1.000 euro un illuminatore di una potenza di un assorbimento da 300 watt, ok? Qui adesso abbiamo un prezzo decisamente più ragionevole. I prezzi, allora colgo anche l'occasione non solo per dirti il prezzo del G200, ma ti voglio far vedere brevemente anche il modello più piccolo, cioè il fratellino minore, il G100. Come vedi è decisamente molto più compatto proprio rispetto al G200. Non che il G200 sia ingombrante come ti ho detto durante il video, ok? È decisamente sempre portatile rispetto a un classico illuminatore monotorcia, e questo te ne rendi conto praticamente quando lo andrai ad acquistare. Comunque potrebbe bastare, essere sufficiente a molti di voi proprio questo, che è decisamente quello che sono andato a utilizzare di più quest'estate, non te lo nascondo. Praticamente sono andato a sostituire il classico speedlight in camera con questo Molus G100. Ho fotografato avvenimenti dove la luce era praticamente inesistente, su molti giardini dove c'era solamente la classica luce di abbellimento con le lampadine a LED piccoline. Praticamente con questo illuminatore, ragazzi, mi ha salvato la vita, ok? Allora, piccola nota che devo ovviamente farti: lui deve funzionare con una batteria, sì. Ovviamente abbiamo l'alimentatore di rete, se ti puoi collegare ovviamente a una presa di casa o dove ti trovi, tutto di guadagnato, però avrai sempre il classico cavo che ovviamente è decisamente pericoloso, specialmente se vai a fotografare dove c'è molta gente. Allora l'ideale è utilizzarlo con la batteria. Puoi utilizzare la classica batteria V-mount, non ci sono problemi, anzi se la possiedi allora prendi in considerazione la versione base che costa 289 euro. Però se non possiedi nessuna batteria ti consiglio di prendere in considerazione la combo. Perché? Perché innanzitutto avrai alcuni accessori decisamente importanti, avrai la classica parabolina, poi c'è un piccolo softbox piccolino che può tornarti utile, però la cosa più importante che trovi in questa combo è la batteria proprietaria, eccola qua, decisamente potente, che innanzitutto ti darà una buona autonomia, adesso ne parliamo, ma la cosa più interessante è che a differenza proprio della classica V-mount che dovrai collegarla a un stativo oppure a un grip dedicato e quindi tutto l'ambaradan diventa decisamente più grande, qui la vai a collegare direttamente tramite questo attacco proprietario direttamente al telaio del Molus 100 e praticamente diventa a tutti gli effetti un grip, e capisci bene che puoi utilizzare tranquillamente questa luce tenendo in mano non solamente la macchina fotografica ma anche questa luce, cosa che io ho fatto molte volte. Oppure se hai un assistente ovviamente ti ringrazierà perché si stancherà decisamente molto meno. Per quanto riguarda l'autonomia, allora se consideri che lo farai funzionare alla massima potenza, cosa che io raramente ho fatto, l'autonomia è decisamente breve, sono 30 minuti che poi vanno a ridursi anche a 25 quando la batteria comincia ad avere qualche ciclo, però sono più che sufficienti. Però se tu andrai a utilizzarlo come ho fatto io a una potenza decisamente inferiore, io l'ho sempre utilizzato tra il 50 e il 60%, ovviamente l'autonomia va ad aggirarsi attorno a un'ora, ok? Poi nelle pause, dal momento che abbiamo una porta Type-C, sono sempre andato a ricaricarlo, ok? Oppure ti prendi un'altra batteria, però è decisamente costosa, però
ti dico in tutta onestà, una batteria per un servizio di reportage è più che sufficiente. Ok ragazzi, quindi detto questo vediamo anche il prezzo ovviamente del fratellone G200, che è di 399 euro, che grazie al coupon che sono riuscito a farmi dare lo pagherai 359 euro. Coupon Andrea scritto in maiuscolo, se lo vai a acquistare però dal sito della Giun. Spediscono dall'Europa, magazzini europei, quindi nessun dazio doganale. Per quanto riguarda la garanzia non ci sono problemi, se avrai problemi poi in seguito. Per quanto riguarda problemi, io non ho mai avuto problemi con i illuminatori della Giun, però potrebbe succedere e quindi la garanzia risponde, devi stare tranquillo. Poi ovviamente come al solito ti lascio il link di Amazon. Ok ragazzi, comunque se avete domande per quanto riguarda questi due prodotti ti aspetto qui sotto nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Ciao e alla prossima.